tutti sul mio canale. Oggi recensiamo una piccola grande belva, una macchina in scala 1.28 della Sino Hobby, precisamente il modello è la Mini Q1 entry level. L'ho comprata per questo periodo di quarantena per allenarmi un po' col drift in casa. Ovviamente poi mi è arrivata anche questa che è un livello successivo e ve la linko qua sopra, e quindi il progetto è stato un po' abbandonato, ma volevo comunque recensirvela perché come modelli entry level low cost ho cercato il rapporto qualità prezzo migliore, perché con 30 euro quando l'ho comprata io, 35 spedita, vabbè, tutto il resto non è la meno cara, ma secondo me è decisamente la più performante. Parliamo di macchine da drift, quindi 4 ruote motrici, abbiamo gli ammortizzatori indipendenti. La particolarità di questa è che ha anche il giroscopio, quindi ci aiuterà tantissimo nel controllo e nella pulizia di guida. Dichiarati 20 km/h, comunque la velocità ci interessa fino a un certo punto. La cosa un po' strana di questo pacco è che, come vedete, c'è scritto Kit 7RC4VD, ma non c'è una marca, non c'è niente. È un kit set, ma poi, come andiamo a vedere adesso, la macchina è già montata al suo interno. Qui abbiamo subito il nostro volantino, abbastanza plasticoso, ma ovviamente per questo prezzo non potevamo chiedere di più. C'ha i vari trim dello sterzo, della velocità, il bind, vabbè, e soprattutto, come vedete, il tasto del giro. Con questa si accende e si spegne. Comunque si tiene bene, è fatto bene. Anche qui abbiamo tutto plastica, questi varie cinesate, invece questo qua c'è la sua gommina, è anche abbastanza comodo da usare. Poi, andando all'interno, ci sono solo due blocchi e la macchina. Come vedete non c'è istruzioni, non ci hanno lasciato veramente niente dentro la scatola. Anche come informazioni, nel senso, se io magari non ne sapessi niente, magari delle istruzioni mi potrebbero aiutare. Questo è un po' sospetto, ma ovviamente è un giocattolo. Andiamo a vedere all'interno. Vabbè, vediamola fuori prima. Molto molto bella, questo colore, questo blu è fantastico. I vetri sono gialli, i cerchioni arancioni, quindi per il drift ovviamente gomma liscia, molto stile drift, molto molto bello. Poi ci possiamo anche divertire ad aggiungere magari qualche adesivo. Io l'apro così, ma ci sono due viti da svitare, si dovrebbero svitare queste due viti per comodità. Andiamo a vedere subito l'interno. Come vedete, gli ammortizzatori sono indipendenti, c'hanno i coni dentro, quindi comunque buon livello. All'interno troviamo le nostre batterie, che sono 4 mini stilo AAA, ovviamente non incluse nel prezzo. Quello che consiglio, come al solito, è abbastanza scontato, delle pile ricaricabili, se no sarete lì a comprare pile in continuazione, perché penso che durino una ventina di minuti usando e giocandoci. Qui c'è la sua antenna, vabbè, qui abbiamo il cavetto per tenere le batterie. Poi, una volta inserite le batterie nuove o ricaricate, si attacca il suo cavetto. Come vi dicevo, è un giocattolino, però secondo me è meglio di quelli che si trovano a 20 euro e magari sono un po' più sponsorizzati, però secondo me sono meno performanti. Non ci resta altro che adesso farci un giro di pista e vedere come se la cava fra gli ostacoli.
Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Cosa dire? È un bel giocattolino, funziona molto bene a mio punto di vista, si ha una buona padronanza del controllo e quindi in definitiva secondo me per 30 euro li vale assolutamente tutti. Altra cosa che ho constatato, e non sono un esperto di giroscopio, ovviamente per fare il drift conviene il giroscopio non usarlo perché nasce ovviamente per aiutarci nella guida e tenere il più stabile possibile la macchina. Il drift è l'opposto, la macchina non va tenuta stabile, quindi è sempre meglio avere il controllo noi e il meno possibile darlo all'elettronica. C'è un piccolo trucchetto: se facciamo così, come vedete, il giroscopio interviene sullo sterzo e si sente. Se noi lo togliamo non si toglie sempre. Se noi lo togliamo non fa più questo rumore, quindi quando non abbiamo più questo rumore vuol dire che abbiamo tolto il giroscopio. Non mi resta che aggiungere che qualsiasi domanda potete farla qui sotto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima sfida.